Ciao e benvenuti su Storie di Tradimento. Prima di iniziare, sarebbe molto apprezzato se vi iscriveste al mio canale e metteste un mi piace al video. Questi semplici click significherebbero molto per il futuro di questo canale e ricompenserebbero davvero lo sforzo che metto ogni giorno. Ora, senza ulteriori indugi, iniziamo. Devo onestamente dire che non sapevo che le infermiere avessero questo tipo di reputazione. Mia moglie ed io siamo sposati da 6 anni e lei ha 28 anni mentre io ne ho 29. Abbiamo ritardato ad avere figli perché lei voleva concentrarsi sulla sua carriera come infermiera. Dopo la laurea è andata a prendere il suo diploma di infermiera ed è entrata a far parte dell'ospedale, lavorando turni di 12 ore circa 3 o 4 giorni a settimana. Nel frattempo, io stavo lentamente prendendo in mano l'attività di giardinaggio di mio padre. Mia moglie era una combattente. Quando non lavorava in ospedale, aveva un piccolo lavoretto secondario di commissioni per le persone. Lei pubblicizzava su Facebook Marketplace e Craigslist e le andava piuttosto bene. Tra il suo lavoro di infermiera e il suo lavoretto secondario, stava guadagnando circa $80.000 all'anno dopo circa il secondo anno. Ma poco dopo ebbe un forte desiderio di lasciare l'infermieristica per dedicarsi a tempo pieno al suo business di commissioni, che stava davvero decollando. Una settimana aveva del tempo libero dall'ospedale e prese la decisione di dedicarsi al suo lavoretto secondario per una settimana di fila. Si è rivelato essere un esperimento incredibile. Ha guadagnato più soldi in quella settimana di quanto ne avesse guadagnati l'ultimo mese lavorando in ospedale. Col passare del tempo, tutto andava bene. Le bollette venivano pagate senza problemi e ci trovavamo bene. Viaggiavamo un po' di più. Circa il nostro terzo anno di matrimonio ho iniziato a notare un leggero cambiamento nel suo comportamento nei miei confronti. Ha iniziato a parlarmi un po' dall'alto in basso. Non capivo, ma ho realizzato che forse era solo stressata dal suo lavoro in ospedale e dal suo business. Non ci ho messo troppo peso, ma un giorno ha avuto un'esplosione. Non so cosa l'abbia scatenata, ma l'ho maledetta e le ho detto di smetterla di parlarmi in quel modo. Siamo stati in disaccordo l'uno con l'altro per alcuni giorni dopo. Non riuscivo davvero a capire il suo comportamento. Non ero il tipo di uomo che rimane arrabbiato con mia moglie se avevamo una discussione o qualche tipo di disaccordo. Ma mia moglie era l'opposto. Le sue capacità comunicative con me, suo marito, erano pessime, ma con tutti gli altri erano incredibili. E questo è stato l'inizio della nostra camera da letto fredda. Per i primi 3 anni la nostra vita sessuale era a posto. Io iniziavo, lei era pronta e viceversa. Ma ora non riesco nemmeno a farle darmi un bacio della buonanotte, qualcosa che abbiamo sempre fatto. Una notte ho fatto progetti per portarla fuori a cena. Ho inviato un messaggio circa 3 ore prima che dovesse terminare il suo turno in ospedale, ma non ha risposto. Ho chiamato e la chiamata è finita in segreteria telefonica. Circa 3 ore dopo risponde e la sua risposta è stata: «Sto ancora lavorando». Questo è stato tutto. Nessun «ti manderò un messaggio più tardi» o «ti chiamerò più tardi». Niente. A questo punto ero a fine corsa e non sapevo dove rivolgermi. Quindi ho chiamato un buon amico e gli ho detto cosa stava succedendo. Ha detto che sembrava che potesse essere un po' stressata o forse anche distratta. Gli ho chiesto cosa intendesse per distratta. Ha detto che le donne non smettono all'improvviso così dal nulla di interagire con il loro partner. Qualcosa sta succedendo con lei. Qualcosa o qualcuno potrebbe averla stressata o distratta. Quindi, dopo quella conversazione, ho davvero cercato di parlare con lei. Ma sembrava proprio che non avesse il desiderio di parlare con me. Non importa quanto ci provassi. Bene, le cose sono giunte al culmine quando doveva finire il lavoro intorno alle 20. L'ho contattata via messaggio e l'ho chiamata, ma non ha risposto. Verso le 2:47 del mattino è entrata barcollando ubriaca fradicia. Le ho dato addosso e poi sono tornato a letto. Lei ha dormito in un'altra stanza, puzzando di alcol. La mattina seguente è entrata in camera nostra scusandosi, ha iniziato a provocarmi e io ho ceduto e siamo stati intimi. Ho pensato che fosse ora, ma avevo ancora questa strana sensazione che qualcosa non andasse con lei.
Stranamente, questo suo comportamento è continuato per circa un mese. Poi è cambiato di nuovo e per me è stato finito. Dopo quello ho iniziato a prestarle più attenzione. La cosa più sorprendente è che l'uso del suo telefono non è aumentato più di quanto già non facesse. Intendo, parlava con persone da Facebook e Craigslist per lo più, ma non la vedevo sul suo telefono fino a tardi la notte. Ogni volta che metteva il suo telefono sul comodino, di solito non lo riprendeva fino al giorno dopo. Avanziamo di qualche giorno e lei tira fuori di nuovo la storia di tornare tardi ed era ubriaca, ma questa volta ho mantenuto la calma. Poi ha cercato di iniziare un rapporto sessuale, l'ho respinta. Sono andato al lavoro il giorno seguente e ho fatto delle ricerche su come poter tracciare i suoi movimenti. Così ho avuto l'idea di usare un localizzatore GPS per vedere cosa facesse quando lasciava il lavoro. Bene, qualche settimana dopo aver installato il localizzatore GPS, ho scoperto cosa stava facendo. Lasciava il lavoro e poi viaggiava verso un edificio commerciale che sembrava avere molti uffici e mia moglie aveva uno spazio ufficio in questo edificio. Pensavo, ma che diavolo le serve uno spazio ufficio? Perché mi tiene all'oscuro? Comunque, stava tradendo. Ecco perché me lo nascondeva. Lasciatemi dire come, nel retro dell'edificio, c'era una porta e una finestra per ciascuno degli uffici. Ho visto un uomo entrare nel suo ufficio dal retro 4 volte diverse. Una volta è uscito dall'ufficio e si sono baciati. In quella particolare notte ero vestito di nero con un cappuccio. Mi sono avvicinato abbastanza da vedere che c'era una telecamera e un computer e facevo fatica a vedere. Ecco, mi sono strizzato gli occhi abbastanza forte e ho potuto vedere che stava facendo OnlyFans. Ero scioccato. Non avrei mai immaginato che potesse fare OnlyFans. Si stava rimettendo i vestiti e quando si è spostata di lato ho scattato foto dello schermo del suo computer. Ma non le avrei detto nulla. Nelle notti successive ho continuato a sorvegliare l'ufficio, questa volta assicurandomi di scattare foto e video di questo ragazzo che entrava dal retro del suo ufficio e la baciava quando usciva. Bene, sono andato al lavoro un giorno dopo aver spiato il suo ufficio segreto. Ho mostrato a mio padre quello che avevo scoperto e gli ho detto che avrei chiesto il divorzio, chiedendogli di non dire nulla a nessuno. Mio padre mi ha dato tutto il suo sostegno e mi ha detto di fare ciò che ritenevo migliore per me. E lì, per lì, gli ho detto che il divorzio era l'unica opzione per me. Chiedere il divorzio è stata probabilmente la cosa più carica emotivamente che abbia mai fatto nella mia vita, ma doveva essere fatto. Nelle settimane seguenti ho aperto alcuni conti bancari e ho iniziato a trasferirmi dalla casa che affittavamo senza dire nulla a mia moglie. A questo punto ho smesso di seguirla, non ne avevo bisogno, avevo quello che mi serviva. Sono andato da un avvocato e già gli ho detto di chiedere il divorzio per motivi di infedeltà. Gli ho dato le foto che avevo di mia moglie che baciava questo tipo nel retro del suo ufficio. È passato un mese da quando ho scoperto la sua infedeltà e il fatto che facesse OnlyFans. Ancora non le ho detto nulla. Continuavo a comportarmi come un marito che ancora amava sua moglie, ma non ho mai ceduto e fatto sesso con lei. Se lo avessi fatto, il tribunale avrebbe potuto interpretarlo come un perdono. Non avrei fatto quello. Ho contattato l'avvocato e gli ho chiesto se c'era un modo per pianificare in modo che io e il messo notificatore potessimo incontrarci nello stesso momento in cui lui stava consegnando a mia moglie i documenti del divorzio. Ha indicato che era possibile. Quindi ho iniziato a tenere traccia del suo telefono ogni giorno per assicurarmi di poter incontrare il messo notificatore nello stesso momento in cui stava servendo mia moglie. Bene, circa 3 settimane dopo, quel giorno è arrivato. Il messo notificatore mi ha mandato un messaggio per farmi sapere che stava andando all'indirizzo che avevo dato all'avvocato. Era dopo le 21, che è l'orario in cui di solito arrivava al suo cosiddetto ufficio segreto. L'area commerciale era ben illuminata quando ha bussato alla porta. La mia presto ex moglie è uscita, ha preso la busta, quando l'ha fatto, ha alzato lo sguardo e poi io le ho fatto un cenno con la mano e le ho lanciato un bacio. Il messo notificatore se n'è andato e mia moglie era lì, ferma, sotto shock. Sono salito in macchina e me ne sono andato. Lei era ancora lì ferma. Quella notte sono tornato a casa e ho preso il resto delle mie cose, uomo. Mi ha fatto esplodere il telefono.
Non ho mai risposto a nessuna delle sue chiamate o messaggi. Fa così male, ma devo cercare di non pensarci. Mio padre e i miei amici sono il mio sostegno. Sì, ho raccontato tutto a loro e anche loro erano sotto shock. Il giorno dell'udienza per il divorzio, mia moglie era lì, seduta in lacrime. A quel punto ero diventato un po' indifferente nei suoi confronti, non mi importava più, volevo solo che tutto finisse. Lei non ha chiesto nulla, guadagnava abbastanza per mantenersi da sola. Il giudice ha concesso il divorzio per motivi di infedeltà e questo è stato tutto. Uscendo dall'aula, mia ex moglie piangeva così incontrollabilmente che il giudice le ha chiesto se stesse bene. Siamo finiti per uscire dall'aula quasi affiancati, poi, all'improvviso, mi ha abbracciato. Stava ancora piangendo. Ho dovuto trattenere le mie lacrime perché amavo questa donna e lei mi aveva spezzato il cuore. L'ho abbracciata di rimando e poi le ho detto di prendersi cura di sé e me ne sono andato. Stavo vivendo temporaneamente con mio padre fino a quando non potevo permettermi un posto tutto mio. Sono finito in terapia per qualche mese e questo ha aiutato. La nostra attività di giardinaggio sta andando a gonfie vele, abbiamo ottenuto alcuni nuovi contratti e sto ancora guarendo dal divorzio. Sono passati 2 mesi e mia ex moglie mi manda un messaggio ogni singolo giorno e in 2 mesi non ho risposto a nessuno di loro. Immagino che dovrò cambiare il mio numero a un certo punto. Mia ex moglie è venuta al negozio di mio padre un giorno e ha lasciato una carta. Non ero lì, ma ha chiesto a mio padre se non gli dispiaceva darmela. Non l'ho ancora aperta, è ancora lì sulla mia scrivania. Il mio consiglio a chiunque stia passando attraverso questo è di procurarsi un buon sostegno da amici e famiglia. Mi hanno aiutato tantissimo. Grazie per aver ascoltato. Alla prossima!